Non c'è segreto che un marito nasconda che non possa essere scoperto da una moglie che sa come cercare. Ciao, questo è il secondo episodio in cui trattiamo delle diverse morti di Achille. Se il tuo arrivo qui è dovuto al caso e questa è la prima puntata in cui ti imbatti, ti consiglio di ascoltare per prima la puntata 181 che prepara gli accadimenti presenti in questa. Prima di iniziare desidero ringraziare i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto. Giacomo e l'amica anonima. Grazie anche a Fabio, Paola, Manuela, Andrea e Gioele. Grazie anche a Sara e Alessia. Diventa anche tu parte integrante di questa avventura. Supporta questo podcast andando su Tipeee usando il link in descrizione. E ora la seconda parte di Achille deve morire. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 182. Achille deve morire. Seconda parte. Come hai sentito nello scorso episodio, Polissena ha lasciato l'accampamento greco. Con un ultimo sguardo languido gettato da Achille, ella ha stabilito un legame con lui. Nel racconto di Diti Cratese che ci guida in questo dipanarsi della storia della guerra di Troia, la giovane ha accompagnato Priamo nella sua missione per chiedere la restituzione del corpo di Ettore. Ella si è gettata ai piedi di Achille, implorando di essere accettata come schiava in cambio del corpo dell'eroe troiano. Come già sai, Polissena è entrata da tempo nella mente di Achille, prima come desiderio impulsivo di possesso, poi come qualcosa di più importante, qualcosa per cui l'eroe potrebbe essere disposto a tradire gli amici. Con diffidenza, una voce sotterranea riguardo a questa passione di Achille per la più giovane e bella tra le figlie di Priamo comincia a girare tra le fila achee e molti iniziano a guardare Achille con occhi sospettosi. Cosa potrebbe succedere se il più forte tra gli Achei dirigesse tutta la sua arte guerresca, tutta la sua furia omicida verso gli amici? Aiace, Odisseo e Diomede, senza dare nell'occhio, sorvegliano il principe di Ftia, controllandone i movimenti e monitorandone gli impegni che lo portano fuori dall'accampamento. Sempre discreti, senza farsi notare, non lo abbandonano mai. Questi eventi hanno luogo poco prima dell'arrivo a Troia di Pentesilea e di Mennone, di cui abbiamo avuto notizia pochi episodi fa. Le settimane passano ed Achille pare essersi tranquillizzato. Non esce quasi più dai suoi quartieri, se non per ingaggiare battaglia. Meglio così, pensano Aiace e gli altri. I tre angeli custodi del figlio di Peleo stanno per abbandonare il loro protetto quando qualcuno viene visto entrare furtivamente nella tenda di Achille. Si sta per iniziare da entrambi gli schieramenti un periodo di tregua per l'adorazione di Apollo nel tempio di Apollo Timbreo, di cui abbiamo già parlato. Mentre Achei e i Troiani sono occupati con i vari sacrifici, infatti, Priamo invia segretamente ad Achille il suo araldo Ideo con una missiva in cui gli conferma che è giunto il momento di parlamentare per la cessione di Polissena. Achille, che dunque in qualche modo è riuscito a mantenere un contatto con i Troiani,
si avvia verso il tempio senza armi e con una veste leggera, come per effettuare un sacrificio al Dio. Solo che non si tratta del giorno concordato tra le forze in campo per permettere anche ai greci di fare sacrifici. Insospettiti perciò, Aiace, Diomede e Odisseo pedinano a una certa distanza Achille, acquattandosi nella boscaglia. In effetti, Achille si reca al tempio. Prima di entrare si spoglia come vuole l'usanza e muove senza indugi i suoi passi verso l'entrata principale. I 3 Achei, sbigottiti, vedono sulla soglia del tempio Deifobo, fratello di Ettore, che abbraccia Achille e lo accompagna verso la zona dell'altare. Subito dopo, a passo svelto, nel tempio entra Paride, che è come sbucato dal nulla. Dopo meno di un minuto, Deifobo e Paride escono correndo da una uscita laterale del tempio. Senza voltarsi indietro, salgono a cavallo e si dileguano verso Troia. Achille non esce. Odisseo sussurra ad Aiace e a Diomede il suo stupore per la sortita dei 2 troiani, così affrettata e soprattutto così manifestamente effettuata in preda all'inquietudine. I 3 compagni d'arme, timorosi di scoprire il tradimento dell'amico, si avvicinano di soppiatto al tempio con le spade sguainate e raggiungono l'entrata. Qui i loro occhi sono costretti a vedere quello che mai la loro mente si sarebbe sognata. Achille, ferito a morte, a terra, che sta esalando gli ultimi respiri. Ecco cosa è successo. Accompagnato Achille fino all'altare, Deifobo ha cominciato a lodare l'eroe greco per il suo valore e per il suo mantener fede alla parola data per quanto riguarda il suo interessamento a Polissena. Sorridendo, il troiano abbraccia Achille, che nulla sospetta visto anche il luogo sacro in cui si trova. E invece, da dietro le spalle, Paride sguaina una corta spada e con un doppio fendente gli trapassa le carni. Achille cade a terra morente. I 2 fuggono, desiderosi di togliersi di torno il prima possibile e soprattutto di andare a portare la notizia della morte del campione nemico a tutta la popolazione. Aiace, Diomede e Odisseo volano dentro il tempio. Fanno in tempo a testimoniare le ultime parole di Achille. Con l'inganno e con un agguato sono stato accerchiato da Deifobo e da Paride, che mi hanno sopraffatto a causa del mio amore per Polissena. Mentre l'eroe reclina il capo in agonia, Aiace, commosso, gli rivolge un breve saluto ed un rimprovero. Di certo non c'è stato e non c'è eroe mortale che possa vantare un valore pari al tuo. Altrettanto però hai dimostrato ancora una volta la tua avventata sconsideratezza. Proprio questa oggi ti ha tradito. Con profondi gemiti e teneri baci, gli eroi accompagnano gli ultimi istanti di vita di Achille. Poi Aiace si carica sulle spalle il corpo esanime del cugino e si muove per riportarlo all'accampamento. I soldati troiani, informati dell'accaduto, giungono in massa per prendere possesso di Achille, portarlo all'interno delle mura e oltraggiarne il cadavere per vendetta, specularmente a quanto è accaduto ad Ettore. Aiace affida il corpo di Achille agli amici e da solo affronta i primi a giungere. Dopo poco arrivano i rinforzi achei, ma Aiace ha già fatto strage di nemici. L'arrivo delle truppe di Aiace, Oileo e di Stenelo convince le forze troiane a battere in ritirata. L'ultima versione della morte di Achille che ti propongo è quella che preferisco, perché oltre al desiderio dell'eroe c'è un intrigo ben più complesso. Secondo il mitografo vaticano, nel testo La distruzione di Troia, Polissena diviene lo strumento nelle mani addirittura di Priamo. Ella individua un punto debole in Achille e decide di sfruttarlo a vantaggio della sua città. La restituzione del corpo di Ettore a Priamo
avviene platealmente sotto le mura di Troia. Su una bizzarra e inquietante bilancia si deposita su uno dei due piatti tanto oro quanto ne serve a raggiungere il peso dell'eroe deceduto. Ma quanto offerto da Priamo non basta. Dagli spalti una voce argentina interviene a interrompere quell'imbarazzante momento. È proprio Polissena, che getta i suoi preziosi braccialetti sul piatto, facendo muovere finalmente quella bilancia in favore del desiderio del vecchio re. Achille, sguardo in alto, riconosce la giovinetta che ha incontrato già una volta tantissimo tempo prima e se ne innamora all'istante. Muove i 2 passi e parla sottovoce a Priamo, dicendogli che gli restituirà il corpo di Ettore e tutto l'oro versato se il re acconsentirà di dargli in sposa la bella Polissena. Priamo acconsente a questa trattativa, riservata, di cui nessuno in questo momento deve sapere nulla. Polissena presto diviene ufficialmente sposa di Achille e grazie alle sue blandizie e al suo calore negli amplessi assurge in breve allo status di favorita. Il corpo del suo sposo non ha segreti per lei che ne ha percorso con lo sguardo e con le mani ogni muscolo ed ogni piega. Agli occhi di Achille ella appare devota. Non c'è un solo gesto della giovane che non indichi all'eroe nient'altro che un forte interesse nei suoi confronti. Egli confonde queste attenzioni per venerazione, mentre invece lo scopo di Polissena è altro. Ella ha ben chiare in mente le parole di suo padre, re Priamo. Quando sarai con lui, da sola a solo, concedi te stessa alle sue voglie e avvicinati al suo cuore. Con le armi dell'amore fagli cadere le difese, fino a scoprire quale sia in lui un punto debole che possa essere raggiunto da una lama e che colpito lo possa condurre a morte. Non c'è segreto che un marito nasconda che non possa essere scoperto da una moglie che sa come cercare. Achille, figlia mia, che ha osato uccidere senza pietà così tanti dei tuoi fratelli, deve trovare la morte. Quando tornerai da noi, vedova gloriosa di quel crudele assassino, sapremo darti uno sposo tuo pari. In altre versioni lievemente differenti, è Ecuba a proferire queste parole a Polissena. A me piace pensare che sia stata proprio la madre a dare queste indicazioni alla giovane, non per il rispetto che si può portare a Priamo, ma per quello che accadrà ad Ecuba dopo la distruzione di Troia. Torniamo ad Achille e alla sua appassionata sposa. Con le armi dell'amore Polissena giunge finalmente a scoprire questo punto debole e riesce a comunicarlo alle forze troiane. Priamo ed Ecuba invitano Achille e Polissena ad una cerimonia di adorazione nel tempio di Apollo Timbreo. Achille volentieri giunge, si denuda e si toglie i calzari di ferro da cui mai si separa. Entra infine, come d'uso, senza armi nel tempio. Giunto all'altare, prepara delle fiaccole e le accende. Egli non sospetta nulla. Paride, nascosto dietro l'altare, di spalle ad Achille, con una freccia ben mirata colpisce l'eroe al tallone. La punta di quella freccia è stata intinta in un mortale veleno che ora, repente, entra in circolo, indebolendo e fiaccando la forza di Achille. Da dietro le colonne saltano fuori dei soldati che lo vogliono finire, ma Achille, con le sole torce che ha in mano, riesce, pur morente, ad averla meglio su di loro. Infine, vinto dal veleno, cade a terra morto. Nessuno degli amici ad aiutarlo, solo e circondato da nemici. Così, tristemente, Achille abbandona questa vita. Il suo cadavere viene restituito ai greci che si preparano a dargli sepoltura. Achille viene messo sulla pira e poi le sue ossa vengono, secondo il desiderio dell'eroe, mescolate in una urna insieme a quelle di Patroclo. Dei funerali e di quel che accade dopo la morte di Achille parleremo nelle prossime puntate. Vorrei soffermarmi per un minuto sulla sua fine. Di queste ultime versioni mi piace molto la circolarità del percorso della storia.
Il tempio di Apollo Timbreo, che è stato il luogo in cui è stato commesso il primo crimine, la uccisione di Troilo, il giovane principe troiano, diviene, come a chiudere un cerchio, la scena della soppressione di Achille. Ancora, qui emerge la passionalità di Achille, che viene sottolineata come quasi a dar ragione alle acuminate e beffarde parole dello scomodo Tersite, riguardo alla volubilità dell'eroe di Ftia per il furore sessuale. Tersite lo attacca a parole, come ricorderai, mentre imbambolato Achille rimane a rimirare lo splendido corpo nudo della regina delle Amazzoni, la mirabile Pentesilea. Nuovamente la figura dell'eroe greco si manifesta come colui che vive tutte le sue passioni all'estremo, quasi ad esserne sopraffatto, come nel caso di Achille. Il nostro Dante non ha dubbi. L'eroe viene trasportato dal vento nel quinto girone dell'inferno, il girone che contiene le anime dei lussuriosi. Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille, che con amore al fine combatteo. Odisseo, nella sua discesa agli inferi, incontra l'anima dell'eroe invincibile e noi assisteremo al dialogo che intercorre tra i due, ma tra qualche tempo. Un'ultima considerazione. In quasi tutte queste morti l'azione, compiuta da uomini, è diretta sotto coperta da una mano divina. Perché accade tutto questo? Una spiegazione potrebbe essere che la divinità, che fa parte quasi totalmente dell'essere semidio di Achille, esiga in qualche modo di essere uccisa da una mano altrettanto divina. Paride da solo non ce la farebbe, non ce la potrebbe mai fare a sconfiggere il figlio di una divinità. Men che meno Achille. Solo la mano di un dio può aver ragione di lui. E come verrai a sapere, Apollo passerà un brutto quarto d'ora sull'Olimpo a causa di questa uccisione. Ti aspetto dunque alla prossima puntata. Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, non limitarti a un silenzioso applauso interiore. Fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente per far crescere il nostro canale. E se vuoi rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, iscriviti ora, così sarai sempre avvisato ad una nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrai certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto ideale per avere risposte dirette alle tue domande. In libreria c'è una sorpresa per te. Trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link per scaricare un estratto gratuito del libro. E se non lo hai ancora fatto, scopri anche il mio primo libro, Il Re degli Dei. È un'occasione imperdibile per approfondire le storie che ti racconto nei podcast. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.